Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare Stitch. Questa è la mia versione del Stitch piccolino, che possiamo realizzare anche più grande utilizzando un uncinetto più grande e un numero più grande di filato. Ho realizzato questo insieme al lilo che troverete sull'altro video tutorial che è disponibile sul canale, e potete andare a creare tutte e due. Sono molto carini, molto belli da tenere e da regalare. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa di Stitch abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 8 giri, 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie una diminuzione saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. Andiamo a pressare leggermente sulla parte di sopra della testa e diamo questa forma qui, in questo modo. Per il corpo abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri, 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 4 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 3 giri. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie e riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire. Per gli occhi con il filato più chiaro realizziamo una catenella di 4 maglie, andiamo a fare un'altra per girare e lavoriamo 4 maglie basse da questo lato della catenella e 4 maglie basse dall'altro lato della catenella, in totale saranno 8 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate e stacchiamo il filo. Con lo stesso filato che abbiamo utilizzato per gli occhi andiamo a fare la bocca. Facciamo 12 catenelle, facciamo una per girare e lavoriamo 12 maglie basse nelle 12 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 8 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 6 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 4 maglie. E possiamo ora staccare il filo. Per la pupilla con il filato nero andiamo a fare un anello magico di 8 maglie. Stringiamo l'anello e questa sarà la pupilla. Andiamo a chiudere. Per il naso con il filato blu scuro facciamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 2 giri e poi stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il naso, andremo ad inserire un pochino di ovatta sintetica e poi la andiamo a cucire al centro sulla bocca qui. Per realizzare la parte esterna dell'orecchio facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie e poi stacchiamo il filo. Per la parte interna dell'orecchio con il filato rosa andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ora andiamo a fare 22 maglie e poi stacchiamo il filo, quindi andiamo a fare un altro giro però di 22 maglie, ci fermiamo 2 maglie prime e andiamo a staccare.
Possiamo staccare il filo e questa sarà la parte interna dell'orecchio. Andremo a posizionarla in questo modo e andremo a cucire. E poi andremo a stringere questa parte qui, questo sarà l'orecchio. Per le braccia facciamo un anello magico di 7 maglie e lavoriamo le 7 maglie per altri 10 giri, stacchiamo il filo. Per le gambe abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Un aumento della prima maglia e saranno 15 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri, 15 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse e proseguiamo poi con le diminuzioni dopo aver riempito con l'ovatta sintetica fino a chiudere il tutto. Per realizzare il soprapancia abbiamo una catenella di 10 maglie, lavoriamo 10 maglie basse nelle 10 catenelle. Lavoriamo per altri 9 giri 10 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In totale saranno 8 maglie. Lavorate le 8 maglie fino ad arrivare al collo in modo da arrivare a questo punto qui. Io vado a lavorare per altri 3 giri 8 maglie basse, poi vedete voi in base a come avete lavorato deve arrivare al collo. Io come prima cosa vado a cucire la bocca sul davanti della testa, qui vado maglia per maglia e vado a cucire bene tutto intorno. Con il filo bianco realizziamo due punti luce sulla pupilla. Cuciamo poi la pupilla in questo modo qui sull'occhio. E andiamo poi a cucire gli occhi in questo modo, a questa distanza più o meno di 1 2 3 4 5 6 maglie. Poi andiamo ad aggiungere il nasino sulla bocca in questo modo, dopo aver inserito un po' di ovatta sintetica. Andiamo a cucire bene tutto intorno, tutte le parti. Cuciamo l'interno dell'orecchio con dei punti invisibili in modo che non si vede dalla parte di dietro e poi andiamo a stringere questa parte qui dell'orecchio con ago e filo e andiamo a cucire al lato della testa. Per realizzare i ciuffetti sulla testa facciamo una catenella di 9 maglie, facciamo un'altra catenella per girare e lavoriamo 3 maglie bassissime nelle prime 3 maglie. Poi facciamo 2 catenelle, lavoriamo una maglia bassissima nella catenella, torniamo alla base e lavoriamo 2 maglie bassissime. E poi lavoriamo di nuovo 2 catenelle, una maglia bassissima, di nuovo una maglia bassissima nella base e proseguiamo le restanti maglie bassissime fino alla fine. Possiamo staccare il filo e andremo a cucire sulla testa. Fermiamo il soprapancia sulla pancia e andiamo a cucire bene tutto intorno. Possiamo andare a cucire la testa al corpo. Con il filo blu scuro andiamo a realizzare la base delle orme sotto alle zampine, alle gambe. Andiamo a fare questo riempimento soltanto qui alla base di sotto e poi andiamo a fare le unghie con lo stesso filo. Quindi facciamo prima questo passaggio con il filo blu scuro,
riempiamo questa zona e poi andiamo verso l'alto e creiamo le unghie. Io le vado a creare in questo modo: faccio prima una solina così, entro nella solina e tiro fuori, entro di nuovo nella solina e vado a creare così un 3 o 4 giri in questo modo. Poi ritorno alla base e vado a fare più avanti un'altra, quindi faccio in totale 4 unghie per ogni zampa. Solo a quelle di sotto andiamo a fare anche la parte qui centrale, mentre quelle di sopra, le braccia, non faremo solo le unghiette. Andiamo a cucire la parte qui che abbiamo fatto al centro della testa e poi andiamo a cucire anche le orecchie lateralmente. Per la coda abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie e stacchiamo il filo. Ho cucito le braccia e le gambe in modo che possano muoversi, come ho fatto vedere tante volte, passate l'ago con il filo da un lato e l'altro. Ho poi messo la coda dietro cucendola con un po' di vatta sintetica all'interno e questo è il mio stitch. Volendo dietro possiamo andare a fare con il filo blu il ricamo dietro. Con il filo blu andiamo a ricamare la parte dietro la schiena. Facciamo prima una riga in questo modo e poi andiamo a fare altre righe in orizzontale e poi andiamo a riempire queste righe che abbiamo realizzato sempre utilizzando il filo. Volendo potete fare anche delle diciamo delle catenelle e poi andarle a cucire come preferite. Così passo un po' di volte e poi vado a riempire queste linee. Stessa cosa vado a fare anche dietro la nuca. E queste sono le linee che ho ricamato dietro la schiena e questa è la mia versione di stitch. Volendo potete anche andare a realizzare la versione di Lilo che troverete sull'altro video tutorial disponibile sul canale. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.